La Bibbia è una raccolta di libri, il termine Bibbia significa questo, scritti nell'arco di circa 1 millennio e mezzo da una trentina di autori diversi. I suoi testi sono stati ricopiati a mano innumerevoli volte e tradotti di volta in volta. Il libro Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è stato pubblicato da Galileo Galilei a Firenze nel 1632. Questo mi serviva per ricordarti chi ha scritto cosa, quando, come e dove. Quest'ultimo libro portò il suo autore, considerato il primo scienziato della storia, a un processo per eresia, conclusosi solo un anno dopo. La giustizia della Chiesa Cattolica era decisamente veloce, con l'abiura e la condanna al carcere, poi domicilio coatto. Perché Galilei, che in tale libro spiegava, tra le tantissime altre cose, che non era il Sole a ruotare intorno alla sferica Terra, ma il contrario, fu accusato di eresia? Le due questioni che vedono in disaccordo ciò che c'è scritto nella Bibbia con ciò che già si sapeva da ben prima di Galilei, che analizzerò in questo video, appunto sono due. La Terra è una sfera, sfera per convenzione, la Terra ruota intorno al Sole. Partiamo dalla prima affermazione. La Terra è sferica, per così dire, no, proprio sferica, per capirsi. La Bibbia non dice esplicitamente che la Terra sia piatta, ma i richiami a tale argomento che fanno credere questo sono sparsi tra Vecchio e Nuovo Testamento in svariati libri di svariati autori. Isaia 44:24. Sono io, il Signore, che ho fatto tutto, che ho dispiegato i cieli da solo, ho disteso la terra, chi era con me. Isaia 40:22. Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo e lo dispiega come una tenda dove abitare. Ora, con tutta la buona volontà, stendere il cielo come un velo dà perlomeno un senso di orizzontale, più che circondare una sfera, e una tenda si dovrebbe fissare su un terreno piano. Salmo 104, da 2 a 5. Avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei tuoi venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Ancora una tenda, magari fissata su 4 angoli, su di una superficie piana. A proposito di tende e di angoli, ti propongo un'altra citazione. Apocalisse 7, da 1 a 2, il libro posizionato in ultima posizione di questa raccolta. Dopo questo vidi 4 angeli che stavano ai 4 angoli della terra e trattenevano i 4 venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai 4 angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Tu potresti contestare, sì vabbè, ma dice angoli perché intende le estremità, è un modo di dire. Ma a parte che una sfera non ha estremità, ma qui parla proprio di 4 angeli che stanno nei 4 angoli della terra, e poi ne arriva un quinto. Sul livello allegorico ne possiamo anche parlare, ma il livello allegorico si basa su quello letterale. Giobbe 28, da 23 a 25. Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi, perché lui solo volge lo sguardo fino alle estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura. Esplicitamente no, ma tutti gli indizi confermano tale immagine della Terra. Una sfera non ha estremità, e anche questo passo dà un chiaro senso di sopra, cieli, sotto, terra, non di certo di una sfera dentro all'universo. Un senso che ci portiamo dal primo libro del Vecchio Testamento. Genesi 1, 7, 8. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. Salmo 136, da 6 a 9. Ha disteso la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre. Ha fatto le grandi luci, perché il suo amore è per sempre. Il sole per governare il giorno, perché il suo amore è per sempre. La luna e le stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre.
A parte che la Luna non è una grande luce come il Sole o le stelle, dato che non emette luce, ma riflette la luce, come fa anche la Terra, e Galilei nel suo libro spiega anche questo, concetto che gli autori della Bibbia invece non hanno chiaro, dato che anche Isaia 13:10, poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni, non esistono le costellazioni, non daranno più la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Spero la luce del sole, non diffonderà la luce del sole, non la luce della luna, perché la luna non ha luce. Può bastare. Passo alla seconda affermazione. Il sole ruota intorno alla Terra. Beh, anche in questo caso la Bibbia lo ribadisce più volte che è il sole a muoversi intorno alla Terra e mai in nessun punto fa pensare come in realtà, e anche questo lo sappiamo da ben prima del libro della Genesi, del libro di Galileo, avvenga il contrario. Salmo 19, da 5 a 7. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là pose una tenda per il sole che esce come uno sposo dalla stanza nuziale. Esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua, del sole, orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Qui c'è poco da aggiungere. Il sole parte da un estremo e percorre la sua via fino all'altro estremo. Quolet 1, da 4 a 5. Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Isaia 38:8, ispirato da Dio, ma che è già la terza volta che cito qui. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Akaz. E il sole retrocesse, perché va avanti, poi retrocede, di 10 gradi sulla scala che aveva disceso il sole, la scala che aveva disceso il sole. Finisco col botto. Giosuè 10, 12 e 13, che è catalogato come uno dei, cito, libri storici della Bibbia. Quando il Signore consegnò gli Amorrei in mano agli Israeliti, Giosuè parlò al Signore e disse alla presenza di Israele: fermati, sole, perché si muove, su Gabaon, luna sulla valle di Ayalon, perché si muove. Si fermò il sole e la luna rimase immobile, finché il popolo non si vendicò dei nemici. Non è forse scritto nel libro del giusto? Stette fermo il sole nel mezzo del cielo, non corse al tramonto un giorno intero. Fine, basta con le citazioni bibliche. La Bibbia dà chiaramente l'idea di una terra piatta, posta sotto ai cieli e che sono srotolati, quindi piatti anche loro, e di un sole che si sposta. Galilei non poteva pubblicare un libro nel 1632 con scritto esplicitamente come fosse la Terra a girare intorno al Sole e altre cose che aveva scoperto, soprattutto grazie all'utilizzo del cannocchiale. Parla anche della vita sulla Luna e quali forme potrebbe assumere. Quindi ha impostato la sua opera, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, come un dialogo che avviene tra tre persone e di queste ha deciso di chiamare quello che difende le vecchie credenze Simplicio. Ma non c'è bisogno di scomodare Galilei per confermare come, Bibbia a parte, già si sapeva che la Terra non è piatta, ma già perlomeno dagli antichi greci di Aristotele. Infatti, per dire solo 3 prove che confermano che la rotondità della Terra, che possiamo provare senza l'utilizzo del cannocchiale: 1. Se dal nord dell'emisfero nord viaggi sempre più a sud dell'emisfero sud, le stelle cambiano fino a che non sei più in grado di vedere le stelle che vedevi quando sei partito. 2. Le varie forme che assume l'ombra che fa la Terra sulla Luna non possono che essere tali solo se si ammette che la forma della Terra sia sferica. 3. Se arrivando dal mare vedi in lontananza la terraferma, prima vedi la cima della montagna e poi la costa. Non è che vedi tutto subito, ma solo più piccolo e che più ti avvicini più si ingrandisce. Vedi prima ciò che c'è in alto e poi che c'è in basso. Ma che la Terra non fosse piatta lo si sapeva, ripeto, ancora nel lungo periodo che separa Aristotele da Galilei. Le statue degli imperatori spesso li raffigurano con in mano una palla, un globo,
quello significa il loro potere sulla Terra, che ha quella forma, non tengono in mano un quadrato, ma un globo. Dante, nella sua commedia, quindi nella prima metà del 1300, descrive un Ulisse che con una nave e qualche compagno inizia a navigare sempre verso occidente dicendo: non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Infatti arriva dalla parte opposta della Terra rispetto a dove era partito e lì vede un monte. Ma tra l'altro il viaggio stesso di Dante è che parte dalla Terra e lui va sempre più in giù fino ad arrivare al centro, poi superarlo e andare sempre più in su, capovolgendosi dall'altra parte. Infatti scrive d'ambedue gli emisferi. Uscito dall'altra parte vede stelle diverse rispetto a quando è partito. Ha abbastanza chiaro anche il concetto di forza di gravità, eccetera. Poi vabbè, dice il sole, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Non sapevamo tutto, ma questo era abbastanza chiaro. Aristotele muore nel 322 a.C., Dante muore nel 1321, Cristoforo Colombo muore nel 1506, Galilei muore nel 1642. Insomma, questo per dire che lo sappiamo da tanto che la Terra non è piatta, che questa giri intorno al Sole. Ci abbiamo messo un po' di più a capirlo, ma non posso non concludere senza perlomeno citare Copernico, che muore nel 1543 e che mostra come sia più semplice la spiegazione dei fenomeni celesti mediante l'ipotesi eliostatica, cioè con il Sole relativamente fermo al centro e con l'ammissione della rotazione diurna e della rivoluzione annua della Terra e la inclinazione del suo asse rispetto all'orbita. A chi commenterà guardando solo i primi secondi del video, perché le vedo le statistiche, lo so che la metà di voi non c'è già più al 30° secondo di video, che nella Bibbia non c'è scritto questo o che va presa come un'allegoria, risponderò come un cuore perché, proprio come Galilei, voglio bene anche a Simplicio. Galilei fa dire a uno dei suoi personaggi, che dialoga, Salviati, se i progressi di questa son per andar secondo quelli di altre invenzioni grandi, è da sperare che col progresso del tempo si sia per arrivare a vedere cose a noi per ora inimmaginabili. Fine. Anzi no, voglio finire citando qualcun altro. Agostino d'Ippona, passato alla storia come Sant'Agostino, nella sua opera La Genesi alla lettera, 39-19, siamo agli inizi del IV secolo, scrive: accade infatti assai spesso che, riguardo alla terra, al cielo, agli altri elementi di questo mondo, al moto e alla rivoluzione, o anche alla grandezza e distanza degli astri, intorno alle eclissi del sole e della luna, al ciclo degli anni e delle stagioni, alla natura degli animali, delle piante, delle pietre e di tutte le altre cose di tal genere, anche un pagano abbia tali conoscenze da sostenere con ragionamenti indiscutibili e in base ad esperienza personale. Orbene, sarebbe una cosa assai vergognosa e dannosa e da evitarsi a ogni costo se quel pagano sentisse quel quale, uno dei primi cristiani, parlare di questi argomenti conforme, a suo parere, al senso delle scritture cristiane, dicendo invece tali assurdità che, vedendolo sbagliarsi, come suol dirsi, per quanto è largo il cielo, non potesse trattenersi dal ridere. Ma è spiacevole non tanto il fatto che venga deriso uno che sbaglia, quanto il fatto che da estranei alla nostra fede si creda che i nostri autori sacri abbiano sostenuto tali opinioni e, con gran rovina di coloro, della cui salvezza noi ci preoccupiamo, vengano biasimati come ignoranti e rigettati. Quando infatti, riguardo ad argomenti ben noti ad essi, i pagani sorprendono un cristiano che sbaglia e difende una sua opinione erronea appoggiandola ai nostri libri sacri, in qual modo potranno i pagani prestar fede a quei libri quando trattano della risurrezione dei morti, della speranza della vita eterna e del regno dei cieli, dal momento che penseranno che questi scritti contengono errori relativi a cose che hanno potuto già conoscere per propria esperienza o in base a sicuri calcoli matematici? Non può dirsi abbastanza qual pena e tristezza rechino i fratelli assennati questi cristiani temerari e presuntuosi quando, allorché vengono criticati e convinti d'errore a proposito delle loro
erronee e false opinioni da parte di coloro che non sono vincolati dall'autorità dei nostri libri sacri. Costoro, inoltre, al fine di sostenere ciò che affermano con sventatissima temerarietà e chiarissima falsità, si sforzano di addurre i medesimi libri sacri con cui provare le loro opinioni e arrivano perfino a citare a memoria molti passi da loro ritenuti come valide testimonianze in proprio favore, senza comprendere né quel che dicono né ciò che danno per sicuro. Fine.